Dopo aver visto posti unici, ma veramente unici al mondo qui in Perù, stiamo vivendo il periodo più difficile del nostro viaggio in van sulla Panamericana. Mentre viaggiavamo nel sud del paese, sono iniziate le proteste del popolo peruviano a causa delle dimissioni del presidente. Queste proteste consistono nel blocco della rete stradale con ogni mezzo disponibile e senza possibilità di passaggio. Ovviamente il primo pensiero è stato quello di andarcene. Lì in pratica, non so se si vede, ma hanno chiuso con la sbarra il pueblo dove adesso siamo e qui hanno sistemato alla rinfusa delle pietre enormi e delle gomme. Sì, siamo praticamente bloccati qua. a tempo indefinito. È la prima volta che ci capita nel viaggio, è una cosa strana. Ma se le strade sono bloccate non si può arrivare in nessun modo alla frontiera. Molti viaggiatori come noi sono rimasti in questa condizione. Dal video precedente ci eravamo lasciati con un risveglio abbastanza infelice trovando pietre e pneumatici che bloccavano le 3 uscite del paese in cui ci trovavamo. Ma per fortuna, forse perché era solo il primo giorno di proteste, verso il tramonto notiamo che la sbarra che prima era chiusa si era riaperta. Allora abbiamo aspettato la fine della giornata e sembra che abbiano aperto la sbarra, ma ci sono le pietre. No, c'è uno spiraglio. C'è uno spiraglio, noi dovremmo riuscire a passare. Questi sono tutti massi. Qua sulla strada è pieno di sassi, non penso siano caduti perché sono proprio messi tutti assieme. Ed è veramente pericolosissimo perché di notte non si potrebbe vedere nulla. Guardate qua, è pieno di massi e poi c'è pure un fuoco. Incredibile, hanno acceso perfino i pneumatici per bloccare la strada. Pazzesco. Pazzesco perché è veramente pericoloso. Hanno messo tutti questi massi e uno deve fare lo slalom e stare attento a non prenderli. Qui sono tantissimi, però una via c'è, sembra che ci sia. Bisogna solo stare molto attenti perché noi siamo bassi. Non vedere anche uno di questi sassi significa praticamente rompere il mezzo, perché la coppa dell'olio si rompe e addio, rimaniamo qui a 4000 metri fermi con i peruviani arrabbiati. Decidiamo di scappare dal paese e dirigerci in un posto remoto per recuperare con calma informazioni per raggiungere Arequipa, una città a sud del Perù dove avevamo dei contatti e dove avremmo aspettato che le acque si calmassero. Ha cominciato anche a nevicare, abbiamo raggiunto un nuovo record di altitudine, 4873 metri, contro i 4816 che avevamo raggiunto in Ecuador. Chissà se arriveremo mai a 5000. Dugato tutto bene comunque. Ho cominciato anche a grandinare, mannaggia. Condizioni meteo avverse qua, siamo quasi a 5000 metri. Praticamente una bufera di grandine e neve. Pazzesco. Oggi abbiamo lasciato la regione del Cusco e stiamo scendendo a sud verso Arequipa, che è una delle città più importanti del Perù che vogliamo vedere. Stiamo attraversando tutte le Ande ancora una volta, siamo su un altipiano andino a quota 4000 metri fissi ormai e ci siamo sistemati vicino a delle rovine che adesso andiamo a visitare. Vi faccio vedere il posto perché è molto bello, particolare, ormai ci siamo acclimatati e dormire a 4000 metri non è più un problema. Questo è il panorama andino di oggi, ci siamo svegliati così. Lì in fondo ci sono dei cavalli e questa è una strada dove passa pochissima gente. È tutto secco nonostante sia iniziata la stagione delle piogge. Qui stanno aspettando l'acqua veramente da tanto tempo, però qualche fiorellino è rimasto. Cresce ancora. Le rovine si trovano
proprio lì a 1 chilometro, quindi adesso ci mettiamo in marcia e andiamo a visitarle. Andiamo a vedere, ecco, il sito archeologico si chiama Canamarca, è proprio vicinissimo a dove stavamo, è lì in fondo. Esattamente come a Machu Picchu sono rimaste soltanto le mura e i tetti purtroppo sono crollati, e lì si vede una costruzione veramente simile a quelle che abbiamo incontrato a Machu Picchu. Dovevamo vedere le rovine, però mi sa che più importante delle rovine Inca ci sono gli alpaca e i lama che qui stanno pascolando allegramente. Adesso sono andato a prendere un po' di sale, vediamo se si avvicinano. Salud. Ciao. Spera. The hills they seem all green, but they hide all the monsters. And you kept holding my hand as you reached for water. The hills by the lake you were Chissà se Arequipa sarà aperta, vediamo un po'. Adesso noi ci mettiamo in viaggio, ci aspettano 3 ore e 160 km. Speriamo che viaggiare di sera porti bene. Siamo arrivati nella regione di Arequipa che confina con quella del Cusco. La strada è veramente particolare perché c'è un altopiano grandissimo, tutto a 4000 metri. Per farvi capire, adesso vi faccio vedere a che quota stiamo viaggiando. Questa è la superstrada e questa è la quota che abbiamo raggiunto, 4600 metri. Ed è praticamente normale qui sulle Ande. Questa è l'unica strada che va giù verso la costa. Dopo aver parlato con il responsabile delle rovine, decidiamo di metterci in strada. Lui ci aveva avvisato che la strada per Arequipa era attualmente libera, ma in realtà non quella ufficiale. La strada principale era bloccata a tempo indeterminato e al casello del pedaggio non ci hanno proprio fatto passare, ma ci hanno indicato una strada secondaria a 50 km di sterrato, per fortuna in discesa, che dai 4500 metri dell'altopiano andino ci hanno portato ai 2700 metri di quota di Arequipa, passando tra 2 vulcani incredibili che abbiamo potuto vedere solo al tramonto. Infatti abbiamo dovuto guidare di notte, proprio perché le proteste all'entrata di Arequipa si sarebbero calmate e ci avrebbero permesso di raggiungere il centro. Sono passati 5 giorni da quando siamo arrivati qui ad Arequipa. Ci siamo riusciti perché poi da quel giorno che ci siamo messi in marcia, perché i sassi erano stati parzialmente rimossi, sono successe un po' di cose. Non abbiamo ripreso perché era notte. Fortunatamente al casello di pedaggio ci hanno indicato una strada alternativa, una strada bianca di 50 km che passava tra 2 vulcani per poter arrivare in questa città. Abbiamo passato 5 giorni abbastanza tranquilli aspettando l'evoluzione di quello che sta succedendo. I blocchi stanno continuando, molte strade sono bloccate sulla Panamericana, ma non solo.
Qui nella città di Arequipa ci sono state e ci sono delle manifestazioni, devo dire, molto pacifiche. Tra i viaggiatori del Perù si è costituita una rete, quindi siamo in contatto e ci aggiorniamo un po' su quelli che sono i blocchi, su chi è bloccato dove e chi vuole raggiungere un posto, chi c'è già magari può dare dei consigli. Quindi la situazione diciamo che è sotto controllo. Poi il governo peruviano ha messo a disposizione una mappa tipo Google Maps dove sono indicati con un pallino rosso tutti i blocchi che ci sono sulle strade, quindi uno può vedere lo stato. Quando questo pallino diventa verde vuol dire che si può passare, veramente una cosa comoda. Oggi abbiamo deciso di muoverci perché hanno tolto un blocco per arrivare alla città di Puno, che è la nostra prossima tappa sul lago Titicaca, però non sappiamo bene se questi blocchi ovviamente siano completamente stati tolti oppure si possono aggiungere all'ultimo minuto. Per oggi ci godiamo la giornata, vi portiamo a vedere Arequipa, che è una città bellissima, è anche una bella giornata oggi e usciamo finalmente perché è anche un po' tardino. Ecco la pianta di Arequipa, che è praticamente una città coloniale. Al centro c'è Plaza de Armas, dove andremo tra un po', e tutta quest'area è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO. Camminiamo per Arequipa a 2600 metri, ci sono 27 gradi. Compagnia assicurativa La Positiva. Guarda come se la dorme questo perrito, al sole, sull'erbetta bella verde. È una situazione strana perché è domenica e i turisti sono pochissimi, perché ovviamente non si possono muovere all'interno del paese e ne stanno arrivando dal resto del mondo a causa dei blocchi. È una bellissima domenica, c'è un bel sole finalmente perché sono stati giorni di pioggia e stiamo passeggiando qui nella città bianca, e molti edifici sono appunto bianchi e ricordano un po' il sud Italia, no? Beh, un po'. Ci siamo mangiati un ceviche, un po' di sushi, delle cose un po' che non si trovano dappertutto. Adesso approfittiamo che i blocchi sono praticamente in pausa, però prima passiamo da un posto. Siamo venuti a vedere la ruta del Sillar, dove è concentrata questa pietra bianca che utilizzano per fare molti edifici nella città di Arequipa. Questa pietra è di origine vulcanica, sembra un po' Matera Arequipa perché è tutta bianca. Adesso andremo a vedere qualche scultura. Oltre a realizzare sculture qui nel parco, le realizzano su questa fiancata cava, perché siamo proprio in una cava dove estraggono il materiale, infatti si vedono i mattoni. Qui ci sono tutti i blocchi pronti. E questo è l'insolito cantiere cava, ma anche attrazione turistica di Arequipa, che adesso visitiamo. Questa parete è stata dedicata completamente alla scultura di un simile edificio.
Sembra proprio un edificio con tanto di persona lì che fa qualcosa. Ma ci manca qualcosa da provare qui ad Arequipa, che è il queso helado. No tiene nada de queso. No tiene nada de queso, solo marketing. Gracias. Era da tanto che continuavo a vedere questi cartelli di queso helado, che vuol dire gelato di formaggio, quindi continuavo a evitarlo. In realtà non c'entra niente col formaggio perché è un gelato con sopra la cannella ed è molto buono. Ce lo siamo persi per tutto questo tempo pensando fosse di formaggio. Sembra veramente interessante per 80 centesimi. Poi qui fa caldissimo, cioè è un semideserto, quindi è proprio indicato. I bagni di questo parco sembrano davvero dei trulli. Che roba. Qui è spiegata l'origine del Siyar in 4 scene ben precise. In sintesi, prima c'erano 2 vulcani che poi sono collassati e tutto il materiale ha subito una forte trasformazione perché è andato in questa camera magmatica e quindi ha subito questo aumento di temperatura repentino che poi ha creato negli anni questo materiale. Infatti, a parte il suono che è veramente strano, questo materiale è veramente leggero, poi nel Siyar si riesce a riconoscere il materiale del vecchio vulcano che non si è trasformato, che sono questi puntini neri qui. Ecco qua. Sotto Arequipa, che in questa posizione ci sono 2 grossi vulcani, il Chachani, spero si pronunci così, che è alto 6300 metri, e poi il Misti, che ha proprio la forma di un cono vulcanico. E noi siamo passati da qui per la strada alternativa per arrivare ad Arequipa perché c'erano tutti i blocchi. Vista l'unica attrazione turistica che potevamo visitare in sicurezza, ci rimettiamo in viaggio in direzione Puno, una città che dobbiamo attraversare per raggiungere la frontiera che purtroppo al momento è ancora bloccata. Non sapendo se riusciremo ad arrivare, siamo costretti a viaggiare di notte per aumentare le probabilità di non trovare blocchi. Quando ci sono queste incertezze e questi pericoli, il viaggio si trasforma e diventa meno piacevole, ma noi lo accettiamo comunque e rispettiamo le proteste del popolo peruviano e le loro azioni. Sia perché siamo in un paese che ci sta ospitando e sia perché ogni persona ha il diritto di manifestare e combattere per i propri diritti.